cosa fa incazzare i cosiddetti puristi e gli appassionati più sfegatati? Le resto mod. Questo termine è così fastidioso per chi venera certe automobili del passato, magari senza mai averci messo le chiappe sopra nemmeno da spente, sta prendendo sempre più piede e soprattutto più forme. La resto mod di oggi è una reinterpretazione della Ferrari 308 GTS firmata da Automobili Maggiore. La Donor Car, dunque, è niente meno che una delle berlinette del cavallino rampante, sacrilegio. A Forte dei Marmi, tuttavia, non deve essere fregato granché del giudizio della gente, visto che proprio lì Gianluca Maggiore ha dato via il processo di restauro ed ammodernamento creando la propria Maggiore 308M. Per raggiungere l'obiettivo prefissato si è affidato a due aziende distinte. Partiamo con la prima, che ha curato la parte meccanica, i torinesi di Italtecnica. Il vuoto da 2,9 litri sale a 3,1 litri, facendo balzare la cavalleria da 255 a 300 cavalli. Incrementati anche in Nm, 300, con la quasi totalità già disponibile a 3000 giri, garantendo dunque un'erogazione decisamente più pronta rispetto alla 308 stock. È nuovo anche l'assetto che sfrutta ammortizzatori regolabili CONI, inseriti nelle carreggiate allargate 5 cm all'anteriore e ben 10 al posteriore. L'impianto frenante è stato maggiorato scegliendo Brembo con pinza 4 pompanti all'anteriore e dischi da 280 mm su tutte le ruote. L'altro partner scelto è lo studio di design olandese condotto da Stefan Scholter, incaricato di ritoccare le linee della 308 ringiovanendola senza stravolgerla, proprio come in ogni buona resto mod. Sono stati mantenuti i vetri, la zona superiore della vettura e le portiere, tutto il resto è stato ridisegnato e realizzato in fibra di carbonio. Il dettaglio tra i dettagli sono i fari a scomparsa che se ne vanno in funzione di sottili strisce LED per abbaglianti e anabbaglianti. Stessa sorte, meno drastica, per i fari posteriori, aggiornati con i LED ma esteticamente fedeli agli originali. Un tocco tutto nuovo riguarda anche i cerchi in lega dedicati da 17 pollici, in funzione dei piccoli 14 pollici d'origine. Questi 5 razzi a stella con un tale canale cromato fanno decisamente Ferrari d'oltreoceano. Internamente la berlinetta mantiene il suo assetto nonostante pelle, carbonio e alluminio abbiano avvolto l'abitacolo svecchiando l'ambiente. Un design lievemente ritoccato, un assetto tutto nuovo con un propulsore rivisto per scatenarsi al meglio e zero controlli per correre in aiuto dei futuri proprietari. Un lavoro certosino con il 100% della purezza di questo insolito cavallino rampante nelle mani del pilota. Auspico infatti che chi si porterà a casa uno dei pochi esemplari previsti abbia notevoli capacità alla guida, dal momento che il prezzo del cartellino recita ben 500.000 euro.